Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buon lunedì, bentornati sul canale. Andiamo a parlare delle dichiarazioni di Lautaro Martinez su Simone Inzaghi, o meglio, oserei dire delle vere dichiarazioni di Lautaro e non di quelle che si sono diffuse in questi giorni, secondo le quali il capitano quasi incolpava l'ex allenatore per il pessimo risultato in finale di Champions. Ecco, andremo a vedere esattamente cosa ha detto Lautaro su Simone Inzaghi. E poi andiamo a vedere quando rientreranno i nazionali, visto che inizia la settimana che porterà a Juventus-Inter, per concludere poi con il riepilogo delle prestazioni dei giocatori interisti impegnati in nazionale nelle partite di ieri. Come al solito vi ricordo poi, se volete dare un grandissimo aiuto al canale, di lasciare un bel like a questo video e l'iscrizione nel caso in cui non siate ancora iscritti. Iniziamo proprio con le dichiarazioni di Lautaro Martinez. In questi giorni si erano diffuse delle voci, era stata riportata un'intervista secondo la quale Lautaro diceva che Inzaghi avrebbe detto alla squadra prima della finale che sarebbe andato via e che in un certo senso poi questo avrebbe influenzato l'andamento della finale di Monaco. In realtà poi è arrivata una secca smentita, o meglio, sono state rettificate queste parole e ufficialmente è stato detto che era stata una traduzione errata e le parole invece che vengono così riportate col virgolettato sono: se la sua partenza ha influito sul finale di stagione negativo? Assolutamente no, in quel momento il mister non ci aveva mai comunicato di avere un'offerta e che sarebbe andato via, quindi noi eravamo estranei a quelle voci, concentrati su tutti gli obiettivi che avevamo. Ebbene, ufficialmente si è parlato, come detto, di una traduzione errata, ma davvero mi risulta molto difficile pensare che a questi livelli, livelli di giornalismo nazionale, si vadano a riportare delle dichiarazioni completamente opposte a quello che è stato detto per una traduzione errata. Ecco, chi ha fatto questa traduzione? Perché sarebbe praticamente da licenziare all'istante chi avrebbe fatto questa traduzione sbagliata, perché praticamente viene a cadere tutto ciò su cui basa il giornalismo, ovvero riportare notizie reali. Qui è stata riportata una notizia che forse poteva aizzare il popolo, che forse poteva aizzare i tifosi interisti, ma non è stata riportata una notizia vera. In realtà io faccio davvero tanta fatica a pensare che la traduzione sia stata errata per sbaglio. Ecco, la mia sensazione è che invece piuttosto si sia cercato di dare, abbiano cercato di dare una notizia che avrebbe attirato tanti lettori, tanti click. Ecco, magari titolare Lautaro Martinez afferma che la decisione di Inzaghi non ha influito sulla finale di Champions, avrebbe attirato pochi click. Ecco, poi possono essere delle dichiarazioni vere, delle dichiarazioni di circostanza, ma non avrebbe attirato tanti lettori. Dire magari Lautaro Martinez spara 0 su Inzaghi, Lautaro Martinez la decisione di Inzaghi ha influito, o peggio ancora, come molto spesso vediamo sui social, quei titoloni, Lautaro Martinez dichiarazioni shock, ecco, quello attira tanti click, tanti lettori e di conseguenza guadagni, perché il problema è quello che il tifoso, ma la stampa in generale, ha sempre bisogno di un colpevole e Simone Inzaghi in questo momento è il colpevole perfetto per designarne uno in merito a quella finale di Champions, perché è l'allenatore che poi 2 giorni dopo è andato via, quindi facile, ecco, ridurre il tutto a il mister aveva deciso di andare via, quindi l'ha comunicato al gruppo, praticamente ha tolto la giusta tensione che può esserci prima di una finale, praticamente ha un po', ecco, smorzato gli entusiasmi, ma io mi chiedo perché bisogna trovare un capro espiatorio in ogni caso. Si perde una partita e si va ad incolpare un calciatore, si perde la finale e allora è colpa dell'allenatore. Io penso che in generale sia la stampa che i tifosi dovrebbero avere soprattutto una memoria, perché Simone Inzaghi, ecco, considerarlo adesso il colpevole o il capro espiatorio del finale della scorsa stagione è un qualcosa di assolutamente ingiusto nei confronti dell'allenatore e nei confronti dell'uomo, di ciò che Simone Inzaghi ha dato all'Inter. Poi
se fossero state vere le dichiarazioni di Lautaro, e allora ognuno poteva giungere alle sue conclusioni. Però questa situazione in cui la stampa cerca di fornire al lettore ciò che vuole sentirsi dire, che sia adesso la stampa, che siano i media, si fornisce allo spettatore, al lettore, ciò che vuole sentirsi dire, perché automaticamente questo genera introiti. Ecco, è questo che non funziona, e purtroppo questo è il livello della stampa italiana a cui siamo abituati ultimamente. Insomma, davvero una situazione, una gestione, un'intervista riportata in maniera che definirei quasi ridicola. Concludendo sulle parole di Lautaro Martinez, invece, arrivando poi a quando i nazionali rientreranno, quindi anche un po' per iniziare l'avvicinamento a Juventus-Inter, oggi rientrano Çalhanoğlu, Zielinski, Dumfries e De Vrij. Domani invece sarà il turno di Sušić, Akanji, che tra l'altro potrebbe essere già titolare in Juventus-Inter, e dei 5 nazionali italiani convocati da Gattuso, per poi arrivare a mercoledì, quando rientrerà Thuram. Il problema può riguardare Lautaro Martinez. Perché? Perché Martinez sarà impegnato praticamente mercoledì nella partita dell'Argentina, e molto probabilmente sarà anche titolare, facendo poi ritorno soltanto tra giovedì e venerdì. Praticamente rischia di tornare alla vigilia di Juventus-Inter, e questo può essere un problema non da poco per l'Inter, perché chiaramente parliamo innanzitutto di un calciatore che giocherà mercoledì e che sabato poi dovrà scendere in campo di nuovo, ma soprattutto un volo intercontinentale a 24 o al massimo 48 ore prima della partita, quindi sicuramente questo è un qualcosa da non sottovalutare. Poi Lautaro mi aspetto che sarà titolare, mi auguro che non vada ad incidere più di tanto, insomma, questa situazione legata alla nazionale. Andiamo anche a vedere invece quali sono state le prestazioni dei nazionali nerazzurri di ieri. Partiamo dagli olandesi, quindi l'Olanda che ha vinto in trasferta per 3-2 contro la Lituania. Dumfries è stato in campo per l'intera partita, tra l'altro prestazione condita anche da un assist, mentre De Vrij è stato in campo per 62 minuti. Quindi purtroppo per noi, diciamo, Dumfries ha giocato l'intera partita. Il vantaggio è che comunque è stata una partita distante ancora da Juventus-Inter. Per quanto riguarda invece Polonia-Finlandia 3-1, che ha visto in campo Zielinski, il calciatore nerazzurro ha fornito una grande prestazione con la sua nazionale. Un assist, sono stati 90 minuti, ha giocato l'intera partita, ma condita anche da tanti passaggi lunghi riusciti, dei passaggi chiave, insomma un buon Zielinski. Non si può dire invece altrettanto di Çalhanoğlu in nazionale, 68 minuti per lui. Naturalmente la prestazione di Çalhanoğlu va contestualizzata. La Turchia è incappata in una serata assolutamente negativa, ha subito un 6-0 casalingo contro la Spagna, quindi insomma facile pensare che pochi calciatori abbiano fornito una prestazione degna di nota dopo una sconfitta del genere. Proprio su Hakan Çalhanoğlu non si sono spente le voci riguardanti il Galatasaray. Anzi, ci sono state le dichiarazioni dell'allenatore che ha riaperto, l'allenatore del Galatasaray naturalmente, che ha riaperto la questione Çalhanoğlu, spiegando che Çalha era pronto a fare un sacrificio importante dal punto di vista dell'ingaggio, che il Galatasaray ci ha provato, l'Inter però non ha voluto cedere il calciatore, o meglio, chiedeva una cifra molto alta per cederlo. Il Galatasaray ci ha provato fino agli ultimi giorni, però quando poi era praticamente un tentativo quasi superfluo, perché poi non ci sarebbe stato più il tempo di rimpiazzare il calciatore. Ufficialmente il tempo per cedere Çalhanoğlu al Galatasaray ci sarebbe ancora, perché il mercato turco è ancora aperto. Facile pensare però che oggi l'Inter non cederà Çalhanoğlu, anche perché non ha possibilità di rimpiazzarlo subito. Le parole dell'allenatore del Galatasaray però lasciano una porta, secondo me, più che aperta, quasi spalancata sul futuro, che sia gennaio o la prossima estate, ma insomma con un Çalhanoğlu che ha un po' il Galatasaray nel suo destino.
Ecco, a gennaio secondo me molto dipenderà innanzitutto da ciò che riuscirà a dare in questi mesi all'Inter Çalhanoğlu e da quali alternative l'Inter potrà trovare per sostituire appunto il centrocampista turco. Penso che invece la prossima estate possa essere quella, diciamo, buona per il ritorno di Çalhanoğlu in Turchia, anche perché poi sarà ad un solo anno dalla scadenza del contratto, anche un'offerta più bassa, quindi intorno a quei 10 milioni che il Galatasaray aveva offerto quest'estate, ma a 12 mesi dalla scadenza poi sarebbe, non dico una cifra congrua per le qualità del calciatore, ma forse una cifra che può starci vista la situazione. Calciatore che va in scadenza, l'Inter che comunque farebbe una plusvalenza perché comunque è arrivato a zero, quindi la mia sensazione è che la prossima estate possa essere quella che vedrà il ritorno di Çalhanoğlu in Turchia. Detto questo, naturalmente, collegandomi anche al discorso iniziale, spero che questa situazione non faccia eleggere Çalhanoğlu a nuovo capro espiatorio, quindi come un po' è successo dopo Inter-Udinese, Çalha sbaglia una prestazione e allora, viste le dichiarazioni, visto ciò che è stato riportato dalla stampa, automaticamente viene indicato come colui che non vuole rimanere all'Inter. Quindi ecco, mi aspetto comunque, meglio spero che i giudizi siano equilibrati, che i tifosi remino in favore dell'Inter, quindi che non si vadano a trovare capri espiatori, indipendentemente dai nomi, che siano Bissek, che siano Çalhanoğlu, e personalmente dico anche che sia Simone Inzaghi in merito al passato. Insomma, questo secondo me non fa il bene dell'Inter. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, sia su cosa ne pensate di quelle dichiarazioni prima riportate poi corrette di Lautaro Martinez, sia sulla situazione Çalhanoğlu e in generale su questo avvicinamento verso Juventus-Inter. Ecco, come al solito sfruttiamo la sezione anche per la sezione commenti, naturalmente, anche per confrontarci. Io vi saluto, come sempre, con un gran bel Forza Inter!